Come si batte il Milan? Che partite saranno questi 2 Euroderby della semifinale di Champions League? Attesissima analisi tattica totale in cui vi porto alla scoperta dei segreti dell'avversario dell'Inter in questa semifinale di Champions League, 20 anni dopo l'ultimo Euroderby in semifinale. Analizziamo quindi come gioca il Milan, quali sono i punti di forza e quelli di debolezza di questa squadra rossonera, che partite saranno quindi questi 2 Euroderby nel giro di 6 giorni e soprattutto come si batte questo Milan, con o senza Rafael Leao, che è il tema caldo di questo momento. Spoiler subito, sono fiducioso, l'Inter può farcela e attenzione anche al fattore arbitro, soprattutto nella gara d'andata. Ora vi spiego tutto all'interno di questa analisi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo di lasciare subito un bel mi piace e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Ovviamente se vi va potete anche supportare il nostro lavoro per contenuti come questo e molti altri tramite gli abbonamenti, i super grazie che trovate qui sotto, oppure su passioneinter.club, entrando a far parte del club di Passione Inter. Riproponiamo questo format che avete molto apprezzato nelle precedenti edizioni, soprattutto contro Porto e Benfica, dove avevamo previsto praticamente tutte quelle che poi sono state le chiavi effettive con cui l'Inter è riuscita a passare il turno. Ovviamente questa volta immagino che il Milan lo si conosca meglio rispetto alle squadre portoghesi, quindi andrò un po' più rapido su alcuni passaggi introduttivi per concentrarmi poi su qualche aspetto più particolare. Ricordo poi che questa è un'analisi che vale in maniera generale per entrambe le partite andata e ritorno, poi in base ovviamente al risultato dell'andata, eventuali aggiornamenti di formazione, anche episodi che capiteranno in questa prima partita, faremo degli aggiornamenti nelle nostre dirette. Di base però è un'analisi generale su questa gara. Come sempre partiamo da come arrivano le due squadre a questa partita. Entrambe, secondo me, sono meritatamente per quello che è il cammino che hanno fatto in semifinale di Champions League. Il Milan partiva anche un po' agevolato, come le altre tre squadre che sono arrivate in semifinale di Champions, ovvero partendo dalla prima fascia nei gironi. L'Inter partiva dalla terza, quindi un girone più complesso quello dell'Inter. Il Milan comunque riesce a passare il turno, perdendo in maniera netta con il Chelsea, ma superando poi Dinamo Zagabria e Salisburgo. Agli ottavi stavano vivendo un momento di difficoltà, comunque sono passati ad un atteggiamento più difensivo e hanno ingabbiato il Tottenham di Conte, meritando poi di superare anche quel turno, arrivando poi al Napoli con i quarti di finale che arrivavano pochi giorni dopo il 4-0 clamoroso del Milan al Maradona in campionato e il Milan vince 1-0 all'andata, pareggia 1-1 al ritorno e il Napoli, diciamo che in quella partita del famoso 4-0 aveva imparato diverse accortezze su come diciamo da applicare nei confronti del Milan. Il Milan però secondo me ci ha messo dentro anche un pizzico di abitudini in più a vincere, soprattutto in partite così, e penso che anche qui nel doppio confronto si sia meritato la semifinale. E in quelle gare contro il Napoli secondo me il Milan ha acquisito una dimensione anche di come dire, di una squadra disposta al sacrificio e più attenta anche a coprirsi nei momenti importanti, che ha acquisito in maniera importante proprio in quel doppio confronto e di cui sta facendo tesoro tuttora e a cui dovremo prestare attenzione. L'Inter, ce lo ricordiamo, tutto il girone, col Porto, vittoria di misura, resistenza finale, però siamo passati abbastanza in tranquillità, a parte gli ultimissimi minuti del recupero, del ritorno. Col Benfica era un avversario ancora più insidioso, grande partita in trasferta, poi prova dominante secondo me fino al blackout dei minuti finali a San Siro, blackout che ovviamente non possiamo più permetterci, soprattutto a questo livello. In campionato il Milan sta zoppicando un pochino nel girone di ritorno, nelle ultime 6 partite ha pareggiato 4 volte, vincendo con il Lecce il 23 aprile scorso e soprattutto però attenzione con la Lazio nello scorso weekend. Una Lazio che sicuramente non è stata la miglior Lazio, credo però secondo me anche per merito del Milan, perché questa vittoria, soprattutto per come è maturata, mi ha dato la sensazione di rivedere un Milan che dopo una serie di prove in cui sembrava un pochino in difficoltà anche a livello di fiducia, li ha rimessi un po' in carreggiata. La Lazio era un po' sulle gambe, il Milan però ha fatto bene tutte le cose che sa fare meglio e ha potuto gestire anche le energie facendo poi delle rotazioni, perdendo poi tra l'altro anche Rafael Leao per infortunio già all'inizio. Molto probabilmente salterà l'andata, come sappiamo, almeno così sembra nel momento in cui stiamo registrando, ed è una perdita inevitabilmente molto pesante per loro. Però abbiamo intravisto senza Leao alcune cose che saranno riproposte anche con l'Inter sicuramente. L'Inter invece è in una striscia
di fiducia sempre crescente, che è partita proprio con Inter Benfica e poi tra Empoli, la finale di Coppa Italia raggiunta e le prestazioni seguenti, è sempre stato un crescendo secondo me, fino alla vittoria di Roma contro la Roma, che è costata sicuramente a livello di energie qualcosina in più rispetto al Milan, però è stata un'altra prova incoraggiante che mette ancora benzina nel serbatoio dell'entusiasmo nerazzurro. Un solo gol subito nelle ultime 5 partite per l'Inter, la media invece di 3 gol segnati nelle ultime 6 partite per ciascuna di queste partite, e numeri che secondo me dicono parecchio appunto di questo momento nerazzurro. Cerchiamo di capire poi anche chi abbiamo di fronte, quindi che partite vedremo, con diciamo individuando alcuni degli uomini chiave del Milan. Inutile dire che il Milan per me tanto è, al di là di quello che è la rivalità, comunque è una squadra forte che ha 3 grandi calciatori, bisogna riconoscerlo assolutamente. Il portiere Maignan, l'esterno sinistro Theo Hernandez e, Rafael Leao l'attaccante. Ognuno secondo me è molto probabilmente il miglior giocatore nel proprio ruolo in Serie A e tra i migliori in circolazione di sicuro. Il fatto che possa mancare Leao, quindi in almeno una delle 2 partite, inevitabilmente è un vantaggio. Questo però non significa che gli equilibri cambino in maniera radicale. Anzi, io penso che anche una forza del Milan sia proprio il gruppo e il poter sostituire comunque gli elementi senza perdere troppo nel gioco e a livello di risultati. Accanto a questi 3 calciatori che sono di un livello superiore, ci sono poi degli elementi secondo me da attenzionare in modo particolare. Bennacer sicuramente non lo scopriamo oggi a livello di intensità, recupero palla e geometrie. Sono curioso di vedere poi se verrà schierato nella solita posizione quasi da trequartista o se tornerà davanti alla difesa, lo scopriremo nelle prossime ore. Brahim Diaz sta facendo una stagione di crescita importante. Gli elementi un po' più a sorpresa da tener d'occhio sono Krunic per il lavoro di equilibrio che fa e soprattutto secondo me Salma Kers, che dovrebbe essere il sostituto di Leao, sta crescendo e ultimamente è diventato anche più incisivo in zona gol, che era la sua principale lacuna. Quindi un giocatore a sorpresa da tenere d'occhio per me è proprio lui. Arriviamo quindi alle chiavi tattiche di questo doppio confronto e di questa partita. Come sempre individuiamo 3 parole chiave per individuare il gioco del nostro avversario, come abbiamo fatto sempre in questo format, e le 3 parole chiave in questo caso per me possono essere grinta, verticalità e dribbling per definire il Milan. E ci aggiungo poi una parola bonus che avevo già citato prima, ovvero gruppo, ovvero quella cosa che permette loro di sopperire a delle assenze anche importanti e non è un fattore da sottovalutare. La cosa positiva è che dopo alcuni momenti in cui abbiamo titubato sull'aspetto di gruppo dell'Inter, direi che nell'ultimo periodo invece questo è diventato un fattore importante anche per la nostra Inter. Il modulo di base è il 4-2-3-1. Negli ultimi 2 derby il Milan era in un periodo di difficoltà ed erano passati ad un 3-5-2 molto difensivo, che dubito sinceramente rivedremo. Vi do anche alcuni numeri che secondo me delineano bene lo stile di gioco del Milan, perché il Milan è, me li sono appuntati, primo in Serie A per attacchi diretti, cioè attacchi con almeno il 50% dei movimenti all'interno dell'azione che vanno in avanti, quasi il doppio dell'Inter. È primo il Milan in Serie A per dribbling effettuati, l'Inter addirittura è ultima con una certa distanza rispetto a tutte le altre. L'Inter, quindi il Milan diciamo che si affida molto di più alla giocata anche dei singoli, tra Theo, Leao, Brahim Diaz su tutti, mentre l'Inter ha un gioco più corale, più di squadra per poter sopperire anche alla mancanza di giocatori che hanno nel dribbling il loro punto di forza. Il Milan poi è secondo in Serie A per il livello di pressing portato all'avversario nel possesso palla dal basso, quindi è la squadra che ha segnato più gol in Serie A riconquistando la palla negli ultimi 40 metri di campo, quindi rubando palla negli ultimi metri e andando dritti in porta. Un dato in cui comunque devo dire che anche l'Inter è cresciuta molto e migliorata molto, e soprattutto grazie anche al miglioramento di alcuni interpreti. Lautaro Martinez lo ha sempre fatto, Ciala lo stesso lo sta facendo molto bene, ma anche Mkhitaryan nella seconda parte di stagione è migliorato molto da questo punto di vista. A queste doti, il Milan, come dicevo, nell'ultimo periodo ha aggiunto anche una maggiore abilità a contenere e a capire appunto quando difendersi e non subire, quando c'è da resistere, diciamo così, difensivamente con ordine. Quindi se dovessero andare in vantaggio, attenzione, perché sono migliorati nel tenere poi il risultato chiudendosi e cercare le ripartenze. Con questo andiamo quindi alla nostra lavagna tattica che componiamo sempre. Partiamo dal presupposto, intanto per
per chi ci segue in video, in rosso abbiamo messo ovviamente il Milan e in blu i calciatori dell'Inter, 4-2-3-1 per il Milan, 3-5-2 per l'Inter. Partiamo dal presupposto che, come detto, stiamo facendo un'analisi su 180 minuti su 2 partite e soprattutto ci saranno tanti momenti diversi, tante fasi all'interno di ciascuna delle 2 partite, anche in base a quello che sarà il risultato che sta maturando. Quindi ci saranno varie interpretazioni e varie cose da monitorare minuto per minuto. Le 2 squadre si conoscono benissimo, credo si siano affrontate già 7 volte nelle ultime 2 stagioni e, sulla base dei derby che abbiamo visto fino ad ora, per me possiamo già prevedere alcune cose, alcune contromisure, senza nessuna delle 2 squadre, secondo me, che si snaturerà rispetto alle cose principali che abbiamo visto fin qui. Partiamo allora, da come il Milan attaccherà la nostra Inter, i punti fondamentali a cui prestare attenzione. Non sto a dirvi tutto nei minimi dettagli perché non credo sia utile, ma vi dico le cose più importanti, secondo me, a cui prestare attenzione. Al di là del fatto che Maignan è molto bravo con i piedi e quindi bisognerà prestare attenzione anche alla sua abilità ad andare al cross profondo e può essere un'arma che il Milan potrà sfruttare molto bene. Secondo me la prima cosa a cui prestare attenzione in casa Milan è soprattutto la corsia di sinistra, che è il vero binario veramente forte del Milan, dove il Milan può andare ad agire in 2 modi. Uno è quello più diretto, quello che abbiamo visto anche di recente con Theo Hernandez che prende palla e se trova il varco, palla al piede, può essere letale affondando il colpo fino spesso lui tende ad accentrarsi, ad arrivare con la palla fino a fare il trequartista di fatto o a dialogare con i compagni oppure andare dritto in porta con un tiro che è sicuramente nel suo potenziale. Dall'altro lato invece il Milan quando imposta cerca di liberare la corsia per Theo Hernandez, quindi c'è spesso Tonali che va a fare il terzino sinistro, di fatto in quella posizione lì. Salmakers tende a convergere verso il centro in modo da garantire a Theo Hernandez la possibilità di sganciarsi e di andare sulla corsia per poter ricevere e poi andare al cross di fatto con la sua sovrapposizione da qua e Salmakers che converge per fare densità in mezzo, attrarre più giocatori dell'Inter possibile in mezzo e Theo che si prende la fascia ovviamente. Con Leao, nel caso in cui dovesse giocare Leao al posto di Salmakers, le cose potrebbero leggermente cambiare, nel senso che spesso è anche Theo Hernandez a questo punto a venire in mezzo a fare un po' il trequartista, quindi a generare spazio qui perché Leao preferisce ricevere palla più largo e poi partire uno contro uno e ricevere comunque da quella parte lì. Quindi in ogni caso attenzione a quelle combinazioni perché qui il Milan con dribbling, velocità degli interpreti che mette da questa parte può creare la superiorità numerica e quindi andare o al tiro o al cross. La seconda fase in cui poi sono più pericolosi sicuramente è quella dell'aggressione alta, quando l'Inter costruisce dal basso, quindi in alcune fasi il loro pressing sarà più forte e quindi si giocherà tutto dal punto di vista dell'Inter sulla precisione in uscita. Attenzione qui, come dicevo, al dettaglio dell'arbitro, perché l'arbitro dell'incontro sarà lo spagnolo Gil Manzano, che è conosciuto anche per una certa severità con tanti cartellini gialli estratti in questa Champions, se non ricordo male è quello che ne ha estratti di più, quindi è un arbitro che di cartellini appunto ne estrae. Ecco, il Milan in Italia applica spesso un gioco molto aggressivo ai limiti del regolamento e spesso gli arbitri italiani lasciano correre, per me in alcuni casi anche sbagliando. Visto che Manzano sembra essere più severo, almeno in Europa, il Milan potrebbe un po' risentirne da questo punto di vista, quindi dovendo un po' limitare l'irruenza nei contatti e quindi risentendone un pochino in quella che è la loro arma principale di fatto nel recupero palla e andare in porta, come dicevamo anche con i dati che ho detto prima. Posso immaginare che dal loro punto di vista cercheranno di alzare un po' di più Calabria rispetto a quello che abbiamo visto fare anche nei precedenti derby, perché cercheranno di bloccare Di Marco e fare in modo che l'Inter costruendo mandi la palla sulla destra. Questo secondo me perché l'Inter comunque cercherà di impostarsi come al solito fa con una difesa sostanzialmente a 4 in fase di costruzione, con Brozovic che si viene ad abbassare qui in mezzo, Giroud che va a marcare anche o Darmian o anche Bennacer andrebbe su Brozovic sostanzialmente, Brahim Diaz verrebbe ad avanzare su Bastoni e Krunic lo stesso che si alza. Comunque l'Inter cercherà di impostare a 4
o Giroud comunque che va su uno dei 2 difensori centrali. Ecco, in base a come si imposta. Mettiamo la palla da Brozovic, Acerbi che viene marcato da Giroud, Bennacer che si alza, Tonali lo stesso che si alza su Barella, quindi loro cercheranno secondo me di bloccare il lato sinistro per spingerci ad andare a destra, perché inevitabilmente Dumfries e Darmian sono meno impostatori, diciamo così, di gioco rispetto ad un Di Marco che invece dovendo cercare di scappare alle spalle di Calabria, andare in campo aperto senza palla, perde un pochino del proprio potenziale. Lui è più pericoloso quando può andare ad impostare e andare al cross. In questo senso, quindi, capovolgendo e venendo all'Inter, l'Inter dovrà essere, secondo me, abile intanto a difendersi con ordine e lasciare delle fasi di gioco al Milan. Milan che contro avversari chiusi bene va in difficoltà e quindi dobbiamo farlo bene. Poi per me, in questi casi, soprattutto per l'Inter, sarà fondamentale coinvolgere bene Onana nella fase di costruzione, innanzitutto, visto che con i piedi è piuttosto abile, e ovviamente essere chirurgici nell'uscita dal basso, dove non possiamo permetterci errori come quelli che abbiamo commesso negli ultimi derby, anche quello decisivo della scorsa stagione. E poi fare 3 cose, quindi: intanto provare, ad aggirare velocemente questo tipo di pressing quando il Milan lo applicherà, per cercare di arrivare sulla corsia sinistra, che è quella anche per l'Inter dove l'Inter imposta meglio e lo fanno meglio. Se proprio non si riuscirà a venire da questa parte a coinvolgere Bastoni, Mkhitaryan e Di Marco in questo triangolo che spesso libera anche Bastoni stesso per andare al cross, poi come abbiamo visto fare contro il Benfica, sarà importante, ecco, che il terzetto Darmian, Dumfries e Barella funzioni bene per creare questo spazio. Magari Dumfries deve essere bravo a vincere il duello con Theo Hernandez e Di Marco, lo sappiamo bene, è sempre pronto adesso in questo periodo soprattutto a chiudere sul secondo palo. E il terzo punto, il lavoro degli attaccanti, secondo me sarà estremamente importante, perché il Milan marca in modo molto aggressivo, anche con i propri difensori, tutto uomo su uomo, in questo caso, e il Milan, soprattutto Tomori, dovrebbe giocare lui. Da quello che ho potuto vedere io, va in difficoltà quando incontra degli attaccanti che come Dzeko, ma anche Lukaku stesso, forse soprattutto Dzeko, lavorano bene con il corpo, spalle alla porta. Kier invece è in crescita, è un leader molto importante per la loro difesa ed è messo meglio rispetto a quello che abbiamo affrontato in Supercoppa italiana, però su Lautaro Martinez può andare un pochino in difficoltà nel tenerlo. Quindi il lavoro degli attaccanti sarà molto importante, per cui una delle giocate che abbiamo visto fare spesso all'Inter nell'ultimo periodo soprattutto, e che secondo me può far male al Milan, è quella del tentativo, diciamo, di stanare il Milan, quindi fargli male partendo dal basso, cercando di attrarre quindi questo pressing del Milan, e poi molto spesso abbiamo visto questo movimento con Brozovic che riesce a liberarsi tra le linee qui del pressing milanista in questo caso, Dzeko che viene incontro, Brozovic che va verticale. A questo punto solitamente accorre soprattutto Mkhitaryan che riceve la sponda da Dzeko, con Lautaro che cerca di scappare alle spalle o comunque tra i difensori, Di Marco che accorre, Dumfries e Barella che accompagnano da questa parte. In questa situazione qui Mkhitaryan quindi poi si ritroverebbe con diverse possibilità di scelta: lo scarico su Di Marco per andare al cross, la palla imbucata dentro per Lautaro se sarà bravo a liberarsi di Kier, oppure soprattutto per Barella e Dumfries che cercheranno di creare questa superiorità numerica sulla destra, dove molto spesso l'Inter è pericoloso, come abbiamo visto appunto anche con il Benfica, con Bastoni che saliva e arrivava al cross appunto. Poi ovviamente in alcune fasi mi aspetto anche un'Inter più aggressiva sicuramente nell'andare al pressing alto. Credo però che non sarà estremo come quello che abbiamo visto in Supercoppa italiana, per un motivo molto semplice: in Supercoppa italiana c'era Tatarusanu, questa volta c'è Maignan, coi piedi è più abile e quindi sarà un po' più difficile anche andare a chiudere direttamente gli attaccanti, però è chiaro che alcune fasi di pressing più spinto dell'Inter si vedranno. Quindi queste sono le chiavi generali dell'incontro. Personalmente credo che l'andata sarà un po' più tattica, quindi con entrambe le squadre che proveranno a misurare l'avversario già nei primissimi minuti, poi ci sarà una fase di studio fino a quando si romperà l'equilibrio per un episodio o per un evento che accende la partita, e quindi verranno fuori delle vere e proprie folate con i giocatori più centrali di ciascuna squadra che dovranno salire in cattedra per decidere l'incontro. L'Inter, per come è costruita e per come è in fiducia, credo che proverà un po' di più a fare la partita rispetto al Milan, e
quando non avrà il controllo della gara, credo che difensivamente proverà a bloccarsi mediamente come abbiamo visto fare col Benfica e come abbiamo visto fare anche contro il Porto, come tipologia di difesa, diciamo così. Poi, a meno di episodi come i cartellini, dovesse scapparci qualche rosso, un rigore, eccetera, eccetera, questo può sconvolgere qualsiasi cosa, però possiamo immaginare un andamento così, secondo me, della gara, con entrambe le squadre che per caratteristiche sono portate a cercare il vantaggio per poi difendersi e punire in ripartenza. Quindi questa è secondo me la preview di questo doppio confronto tra Milan e Inter, partita in cui l'esperienza conta moltissimo, per cui personalmente condivido almeno per l'andata quelle che sembrano essere le scelte di Inzaghi, che sottolineo e ripeto per l'ennesima volta, soprattutto in campo europeo penso che si sia meritato la fiducia da parte di tutti noi, e quindi anche se magari potremmo non essere d'accordo su qualcosa, io credo che abbia dimostrato con i fatti che soprattutto in questo tipo di partite, nelle partite secche, le sa preparare, e quindi ecco mi fido di lui. Per cui Onana in porta ovviamente, Darmian, Acerbi e Bastoni di fatto è la difesa titolare. Dumfries a destra, come detto, giocherà un duello decisivo, soprattutto dal punto di vista mentale con Theo Hernandez, e potrebbe essere uno, diciamo, un l'ago della bilancia un po' anche di questo andamento mentale del derby, che si giocherà molto su questi dettagli. Di Marco a sinistra, visto che Gosens non è ancora al meglio, e comunque Di Marco sta benissimo ed è difficilissimo da togliere in questo momento, e Gosens in partita, a partita in corso, entra molto meglio, paradossalmente, da quello che abbiamo visto fino ad ora. Barella per me non si può toccare. Brozovic credo che, soprattutto nella gara d'andata, è un po' più ragionatore in mezzo e dà un equilibrio difensivo in più. Cianoglu, in caso dovesse andare bene magari nell'andata, potrebbe essere più utile al ritorno, forse soprattutto in un ambiente che sarà tutto nerazzurro anziché in gran parte milanista, la butto lì. Mkhitaryan è in palla ed è giusto metterlo anche per la sua esperienza, utilissimo anche nel recuperare i palloni alto e andare subito in porta e gestire l'ultimo passaggio, come dicevamo. Lautaro e Dzeko contribuiscono alla manovra di squadra dell'Inter. Per me, lo ripeto, è difficilissimo pensare che vado ad affrontare una semifinale di Champions se non metto Lautaro e Lukaku, che secondo me sono i due attaccanti sulla carta più forti di questa squadra, e credo che anche dal punto di vista del gioco potrebbero dare quello che all'Inter di Inzaghi serve. Però secondo me c'è una gestione anche sul doppio incrocio, dove si vuole partire dalle certezze in questa gara, e poi nel caso in cui si dovesse vincere la gara d'andata soprattutto, allora mi aspetto al ritorno davvero Lukaku, per sfruttare anche le possibili ripartenze. Fatemi sapere che ne pensate, che partita vi aspettate voi, andata e ritorno, datemi un po' le vostre chiavi, spero di avervi già presentato a sufficienza, vi ho dato molti dettagli, non sono voluto andare proprio a fondo al 100% perché alcune cose le ritengo almeno al momento superflue, le approfondiremo invece in diretta sicuramente. Ci vedremo con una lunga maratona dalle 14 in poi per seguire Inter Milan tutti insieme. Scrivetemi nei commenti l'uomo chiave allora di questa partita, di questa gara del semifinale di Champions League secondo voi. Vi aspetto nei commenti, iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto, mi raccomando. Vi lascio poi in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento da recuperare, e per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.